Buondì a tutti! In questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo vestito o maxi maglia o copricostume che io ho deciso di chiamare vestito Rimini e che, a differenza degli altri vestiti che ho fatto ultimamente, è un vestito a mezze maniche. Per quanto riguarda il filato scelto, io ho optato nuovamente per il filato della Mistrico Filati linea Perlina Special. Vi ricorderete che io ho già lavorato il colore blu per poter realizzare il gilet lungo. Questa volta ho optato per colore panna, che è lo 02. Ogni gomitolo vi ricordo che da 100 grammi misura 340 metri e che è un 100% microfibra con un filato molto ritorto. Per poter lavorare l'intero vestitino io ho usato quasi 400 grammi dell'ultimo gomitolo, me ne è avanzato veramente poco e ho lavorato per tutta la lunghezza del vestito con il numero 3, ma le mezze maniche le ho fatte con il 2,5 perché voi sapete che io ho delle braccia piuttosto esili e quindi devo andare a stringere la lavorazione. Come sempre io vi lascerò in descrizione i link della merceria da cui potete acquistare il mio stesso filato anche in altri colori. C'è il blu, c'è il verde, ce ne sono veramente tanti che potete usare. Per quanto riguarda il punto scelto, sono andata per un punto abbastanza forato e che comunque può essere, perché volevo che questo vestito potesse essere indossato anche come un copricostume, quindi serviva qualcosa di abbastanza forato ma neanche troppo. Infatti è molto carino come lo vedete adesso, con sotto la sottoveste bianca, che si vede questo contrasto tra il color panna del vestito e il color bianco della sottoveste. Per realizzare questo motivo geometrico si vanno a ripetere sempre 8 giri, si parte da sotto, si lavora in tondo fino ad arrivare all'altezza degli scaffi. A quel punto si divide la parte avanti dalla parte dietro e si passa a lavorare in giri di andata e ritorno. Io ho ripetuto sia avanti che dietro il motivo per 2 volte e poi sono andata a cucire i due pezzi all'altezza delle spalle per circa 5 cm, partendo dall'esterno verso l'interno e dando così questo scollo diciamo un po' a barca. Per terminare non ho fatto altro che andare a ripetere lo stesso punto intorno per creare le maniche, lavorando però, come vi ho già detto, con l'uncinetto del 2,5 perché dovevo andare a stringere. Ho fatto delle mezze maniche, ma voi naturalmente potete fare delle maniche a 3/4 o anche delle maniche lunghe, come preferite. Non ho fatto alcun bordino perché l'ultimo giro è un giro di maglie basse, quindi risulta già un bordino sia attorno allo scollo che attorno alle maniche. E potevo fare un giro di maglie basse sotto, ma ho preferito lasciare il vestito così, mi piaceva come lunghezza, mi piace che termini con queste maglie alte alternate a catenelle, quindi non sono andata a fare nessun tipo di bordino. Bene, spero che anche quest'ultima creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se è così poi mi raccomando, come sempre, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa o sul mio blog www.incentando con Elsa, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio e con l'hashtag Incentando con Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la maxi maglia vestitino io utilizzerò il filato della Mistrico Filati linea Perlina Special in questo colore panna. Ho montato 168 catenelle, lavorerò sempre con l'uncinetto il numero 3. Mi raccomando, per chi deve fare una taglia più grande deve andare a calcolare che il multiplo delle catenelle è 8, quindi andate a aumentare di 8, 16 e così via. Una volta fatto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro, che è semplicissimo e consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1 2 3 catenella di separazione, prendo il filo, salto una catenella di base, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, ricomincio da capo, salto una maglia bassa, entro nella successiva e vado a realizzare una maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Devo continuare così per tutto il mio primo giro, quindi dovrò avere in totale circa 84 maglie alte. Sto terminando il mio primo giro e vado a fare una maglia dopo una catenella, una maglia bassissima all'interno della terza catenella iniziale. Prima di andare a fare il secondo giro, mi raccomando, contate le maglie alte a gruppi di 2 e 2. Se il risultato sono gruppi di 2 e 2, allora potete continuare a fare il secondo. Se invece vi accorgete che vi è rimasto una maglia, allora o sfilate per fare una maglia in più, oppure togliete questa maglia andando a fare una catenella in più di separazione a questa precedente, perché devono essere gruppi di 2 catenelle, scusate, di 2 maglie alte, altrimenti se avete dispari e poi continuate a procedere con il multi, con la lavorazione, non vi troverete quando andremo a fare il quarto giro. Quindi
Secondo giro, vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Vado dove ho l'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta. Vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta. Continuo così per tutto il giro, quindi una maglia alta nell'archetto, una maglia alta dove ho la maglia alta. Continuo questo per tutto il mio secondo giro. Termino il secondo giro dopo aver fatto la maglia alta entrando nella terza catenella iniziale e facendo una maglia bassissima. Terzo giro, mi alzo con una catenella, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare una maglia bassa. Bene, per tutto il terzo giro andrò a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta, in questa maniera, quindi semplicissimo, una maglia bassa sopra ogni maglia alta e continuo così per tutto il mio terzo giro. Sto per terminare il mio terzo giro, vado a fare dopo l'ultima maglia bassa, entro nella prima maglia bassa iniziale e faccio una maglia bassissima. Devo andare a fare il mio quarto giro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Vado nella maglia bassa successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella maglia bassa successiva e realizzo una terza maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Prendo il filo, salto una maglia di base e ricomincio da capo, quindi entro nella successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Vado nella maglia bassa successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Vado nella maglia bassa successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e ricomincio da capo. Facciamo l'ultima volta insieme. Prendo il filo, salto una maglia di salto una maglia di base, entro nella successiva e realizzo una maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella maglia bassa successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa. Prendo il filo, vado nella maglia bassa successiva e realizzo la mia terza maglia alta non chiusa. Chiudo le 3 maglie alte insieme. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Termino il quarto giro per aver fatto le 3 maglie alte chiuse insieme, le 5 catenelle, entrando nelle 3 maglie alte chiuse insieme del primo gruppo e facendo una maglia bassissima. Quinto giro, con delle maglie bassissime mi porto dove ho la terza catenella del gruppo di 5. E a questo punto mi alzo con una catenella, rientro dentro la stessa catenella e faccio una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo, vado dove ho la terza del gruppo di 5 catenelle, realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nella catenella successiva, nell'archetto successivo, entro nella terza catenella e faccio una maglia bassa. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Sto terminando il quinto giro, ho fatto la maglia bassa e le 5 catenelle, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Sesto giro, con delle maglie bassissime mi porto all'interno della terza catenella del gruppo di 5 e vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella e vado a realizzare un'altra maglia alta. Prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo e ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto successivo, entro nella terza catenella e realizzo 3 maglie alte, quindi una, rientro 2, rientro 3, catenella di separazione e ricomincio da capo. Un'ultima volta insieme, entro nella terza catenella del gruppo di 5 e realizzo 3 maglie alte, una, 2 e rientro 3, catenella di separazione e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Termino il sesto giro dopo aver fatto le 3 maglie alte e la catenella, entrando nella prima maglia alta del gruppo di 3 e facendo una maglia bassissima. Settimo e ultimo giro, poi ricominceremo dal primo. Mi alzo con una catenella, rientro dentro la maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Una maglia bassa sopra le restanti 2 maglie alte, quindi una, vado nella successiva, seconda maglia bassa, una maglia bassa tra i 2 gruppi di maglie alte, quindi nell'archetto di una catenella, e ricomincio da capo, una maglia bassa sopra ogni maglia alta, quindi una, 2,
3, una maglia bassa nell'archetto di una catenella. Continuo così per tutto il mio settimo giro, poi si ricomincerà da capo dal primo e vi farò rivedere un attimo come fare, visto che abbiamo una base diversa. Sto per terminare anche il settimo giro, ho fatto l'ultima maglia bassa, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto devo ricominciare dal mio primo giro, che consisteva nel fare maglie alte separate da una catenella. Quindi realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 1, 2, 3, una catenella di separazione, salto una maglia di base, entro in successiva e vado a fare una maglia alta. E continuo così per tutto il mio primo giro. Ripetiamo, i giri sono 7, io arriverò a lavorare fino ad arrivare allo scollo, scusatemi, a fare gli scalfi. Non farò diminuzioni, non farò aumenti, voglio fare una sorta di copricostume a casacca, quindi senza fare alcun tipo di diminuzione. Arrivato agli scalfi vedremo come dividere la parte dietro dalla parte avanti e andare a continuare la nostra lavorazione. Dunque, io ho ripetuto i motivi dal basso verso l'alto, quindi da giù fino a su, per 10 volte e adesso ho rifatto il primo giro, quello di maglie alte alternato una catenella, e sono andata poi a contarne, ne ho 84, quindi che ho fatto? Ne ho messe 42 avanti, 42 dietro, e prima della prima maglia e dopo la 42esima maglia, quindi nell'archetto di una catenella, ho messo i miei 2 marcatori. Adesso io andrò a lavorare in giri di andata e ritorno per il davanti e fino ad arrivare all'altezza delle spalle, e farò la stessa cosa, quindi lo stesso numero di motivi poi dietro, appunto per creare gli scalfi e le maniche. Il secondo e il terzo giro vanno lavorati normalmente, quindi io inizierò con una maglia bassa alta e terminerò con una maglia alta sopra l'ultima maglia alta. Inizierò il terzo giro con le maglie basse, dopo il terzo giro, quindi al quarto giro, perché vi ricordo il primo già l'ho fatto, quindi adesso farò il secondo e il terzo normalmente. Il quarto giro vi farò vedere come lavorarlo, perché appunto stiamo parlando di giri andata e ritorno, quindi si inizia e si termina in maniera differente. Però il giro di maglie alta e il giro di maglie basse non ve lo faccio vedere, perché si inizia con una maglia alta e si termina con una maglia alta, si inizia con una maglia bassa e il terzo si termina con una maglia bassa. Ho terminato quindi anche il terzo giro, quindi quello di maglie basse. Adesso devo andare a fare il quarto. Per lavorare il quarto, mi avvicino un po' con la telecamera per farvi vedere meglio, andrò a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, catenella di separazione, prendo il filo. Adesso devo andare a fare il mio gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, quindi rientro nella stessa maglia di base e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nella successiva e faccio la seconda maglia alta non chiusa, vado nella successiva e faccio la terza maglia alta non chiusa, chiudo le 3 maglie alte insieme e poi continuo a lavorare normalmente, quindi 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto una maglia bassa, entro nella successiva e inizio a fare il mio gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi continuo a lavorare normalmente fino ad arrivare alla fine del mio quarto giro. Sto per terminare il quarto giro, devo andare a fare l'ultimo gruppo di 3 maglie alte chiuse insieme, quindi salto una maglia di base, vado a fare le mie 3 maglie alte non chiuse e le chiudo insieme, catenella di separazione, prendo il filo, rientro nell'ultima maglia bassa e faccio una maglia alta. Ho terminato così il mio quarto giro. Quinto giro, mi giro con il lavoro, mi alzo con una catenella, rientro dentro la maglia alta e faccio una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e vado a lavorare normalmente, vado dove ho la terza delle mie 5 catenelle e faccio una maglia bassa, quindi poi di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado nell'archetto successivo, entro nella terza catenella e faccio una maglia bassa, continuo così quindi per tutto il mio quinto giro. Sto per terminare anche il quinto giro, devo andare a fare le ultime 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, entro nella terza catenella iniziale che aveva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa, mi giro, sesto giro, con delle maglie bassissime vado dove ho la terza catenella iniziale, la terza catenella del gruppo di 5, quindi una, seconda maglia bassissima, terza maglia bassissima. Adesso vado a lavorare normalmente il mio sesto giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2, catenella di separazione, prendo il filo, vado nell'archetto successivo, entro nella terza e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, continuo così per tutto il mio sesto giro.
Sto per terminare anche il settimo giro, vado nell'ultimo archetto, entro sempre nella terza catenella e vado a fare le mie 3 maglie alte, 2 e 3. Adesso devo fare il mio ottavo giro, quindi mi giro con il lavoro e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia, una maglia bassa sopra ogni maglia alta, una maglia bassa all'interno dell'archetto di una catenella, quindi torno a lavorare normalmente. Vedete, poi qui tirando un po', quando si indossa qui viene diritto, adesso sembra un po' curvato ma viene diritto, e ricordate che comunque noi dovremo andare a fare poi una mezza manica, almeno io farò una mezza manica, voi potete farla anche più lunga come preferite. Quindi adesso lavorerò normalmente il mio ottavo giro e poi ricomincerò dalla maglia alta separate da catenelle, quindi continuerò a lavorare normalmente. Vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo, secondo me lo ripeterò solo 2 volte, non penso che andrò a fare anche un terzo, e poi andrò a fare la stessa cosa dietro. Terminato ciò vi farò vedere come appunto iniziare per fare la manica. Allora, io ho terminato sia la parte avanti che la parte dietro. Come vi ho detto, ho ripetuto i motivi solo per 2 volte, come scalfo per le maniche per me va benissimo, e poi sono andata a cucire i pezzi sia avanti che indietro e sono andata a cucirli per una lunghezza che mi copre 5 di questi gruppi di 3 maglie alte, vedete, 1. Allora, per poter fare la manica della mia al vestito, io farò il primo giro con l'uncinetto in numero 3, ma poi passerò a lavorare con l'uncinetto 2,5 perché sapete che io ho delle braccia molto piccole e quindi dovrò andare sicuramente a stringere la lavorazione. Però voi potete continuare normalmente con l'uncinetto del 3 oppure andare ad aumentare con l'uncinetto del 3,5 se dovete farla un po' più larga. E facciamo il primo giro, che consiste nel realizzare sempre la nostra maglia alta alternata una catenella. Vado all'interno dell'archetto di una catenella che mi separa le 2 maglie alte, mi aggancio con il filo e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3 catenella di separazione e comincio a lavorare le maglie alte. Ricordatevi sempre che noi dobbiamo avere un multiplo di 4 maglie, quindi quando andrete a finire di contare le maglie dovete avere un multiplo di 4, quindi andrete a contare i gruppi di 4 maglie alte. Quindi io ho fatto la mia prima maglia alta, vado dove ho qui la maglia alta verticale, scusate, in orizzontale, vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado qui dove ho le maglie basse e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e orizzontale, faccio una maglia alta e continuo a lavorare così per tutto il giro. Ricordatevi, dovete avere alla fine un multiplo di 4 maglie alte. Io vi dirò alla fine quante maglie alte ho io, in modo tale che chi è taglia S può fare uguale a me, però mi raccomando, chi è taglia M, chi è taglia L, chi ha dovuto fare gli scalfi più larghi, tenete presente che alla fine dovete avere un multiplo di 4 maglie alte, in modo tale da poter alternare una catenella, in modo tale che poi vi troverete bene quando andremo a fare gli altri giri che ci siamo per il motivo. Naturalmente si torna a fare la lavorazione in tondo, quindi io non vi farò rivedere di nuovo tutti i giri, vi dirò soltanto alla fine quante maglie alte ho e vi dirò quanti motivi ho fatto per fare la mezza manica. Penso che mi fermerò a 2 motivi perché, come vi ho detto, voglio una mezza manica, non voglio una manica a 3/4 né lunga, però voi potete farla anche più lunga o più lunga o farlo uguale a me. Allora, io ho fatto un totale di 28 maglie alte alternate una catenella, e ne avevo fatte anche di più ma mi sono accorta che mi veniva troppo larga, quindi sono andata a fare anche meno maglie, però ne ho fatto un totale di 28 separati da una catenella. Adesso andrò a lavorare normalmente, vi dirò alla fine, come vi ho detto, quante volte ho ripetuto il mio giro di maglie alte, scusatemi il mio motivo, penso 2 perché devo fare una mezza manica, non voglio farla più lunga, quindi mi raccomando, perché taglia più grande ho fatto lo scalfo più grande, tenete presente che dovete avere sempre un multiplo di 4 maglie alte. Ho ripetuto il motivo 2 volte, ho terminato quindi con il giro di maglie basse e per me va bene così, non voglio fare la manica più lunga, mi va bene come è venuta, e adesso farò la stessa cosa anche dall'altra parte. Terminata anche quell'altra manica, non farò alcun bordino perché qui già ho maglie basse e comunque nello scollo mi ritrovo maglie basse, quindi non andrò a fare altri giri di rifinitura, forse sotto, ma non ne sono convintissima, deciderò dopo, semmai la lascerò così perché mi piace che inizi con il giro di maglie alte alternate una catenella. Quindi possiamo dire che una volta terminata anche l'altra manica il mio maxi maglia vestito sarà terminato.